Il nostro viaggio inizia un piovoso venerdì sera, al porto di Genova. Io, Federico e Tommaso, tre amici uniti da una grande voglia di Devo dire avventura. qualcosa? Noi ci nudiamo tutti, ci nudiamo e stiamo tutti abbracciati. Dopo la serata passata sul traghetto, il viaggio che abbiamo sognato da tanto tempo inizia a prendere forma. L'idea è quella di fare praticamente un giro completo dell'isola, cercando di fare più sterrato possibile. Abbiamo un po' di turbolenze. Ragazzi, io voglio attraccare. Abbiamo un po' di turbolenze sulla nave qua. Si agita. Diciamo che non abbiamo beccato proprio mare calmo. le due cose. Ma tu non mi puoi trovare? Dove? Stai registrando? Sto registrando. Bravo. Ma mi riuscite a far fare un video serio una volta tanto? Mettiamo musica, Dove mettiamo presentiamo, musica, dove siamo? E poi metti sottotitoli così che credono la gente che diciamo cose serie. Vabbè, va, ci presentiamo più avanti. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nella nostra nuova avventura sarda. E allora da queste spettacolari curve vi do il benvenuto. Iniziamo il nostro viaggio da Porto Torre, da cui siamo sbarcati con il traghetto preso da Genova ieri sera. Queste meravigliose curve ci stanno portando in direzione di Calangianus, che dintorni di Tempio Pausania. Spettacolo ragazzi! Ebbene ragazzi, guardate qua dove vi sto portando, in mezzo alle campagne sarde. Dopo un piccolo trasferimento di un centinaio di chilometri abbiamo iniziato a seguire questa bellissima traccia. Posso? Che terreno favoloso! Beh ragazzi, non a caso qui passa una tappa del VRC Rally, un paesaggio delle strade meravigliose, ma la cosa che più colpisce secondo me è il tipo di terreno, cioè guardate là, è il tipo di terreno, c'è una sabbia compatta, mamma mia, la mia prima volta in Sardegna, già sono innamorato di questa terra. La Cove qui è a suo agio in una maniera indescrivibile ragazzi. Che bello quando si fa così, un po' croccante la situation. Che bellezza. Meraviglia, meraviglia. Bella croccante qua, eh. Questa discesina qua non la consiglio. Posso? Vai, vai, vai. Questa è tonica, eh. Bella. Vai. Che spettacolo. Vai. Stiamo andando in direzione di Ala dei Sardi, parco eolico bellissimo e arrivare in punta con le STR lasciamo perdere.
Ma secondo voi, dopo questo pasto, ci alzeremo per tornare in moto? Vino, bisteccone. Chiudiamo con la Seadas. Buono. Che ne dici? Ne mangerei una ventina. Tipo... E allora, diciamo, il post pranzo è stato abbastanza croccante, come il pane carasau, diciamo, questa salitina. La prima caduta quindi l'ho vinta io, quindi devo offrire io la prossima colazione. Facciamo, dai, così mi va meglio. E stiamo continuando in questa bellissima foresta di aghifogli. Prendila. E continua a riprendersi. È mio il canale, cosa vuoi? Non so cosa è successo, ma ragazzi sono rimasti indietro. Spero di non trovarmi davanti nessuno a terra. Che è successo? Buongiorno! Volevo piangere, minchia, meno male che mi sono riuscito ad alzare la moto con l'altra gamba. Minchia che dolore allucinante. C'è il cervello, cazzo. Aspetta, non farli senza l'aiuto di qualcuno. Allora, secondo me dobbiamo fare No, secondo me sì. È l'unico modo. La piedi sarà lunga 3 km. Per piedi 3 km così no. No. Vieni dietro di me, piano piano, e ce la facciamo. Se c'è qualche pezzo difficile ci fermiamo. Ok, sei su una gamba. Quando vuoi puoi salire perché sono stabile. Purtroppo la peggiore ipotesi si era avverata. Tommaso si era fatto veramente male e adesso dovevamo assolutamente tirarci fuori da questa situazione, raggiungendo almeno la strada più vicina per poter arrivare in ospedale. Ma non sarebbe stata una passeggiata. Ce la facciamo, Tommy, tranquillo. Dai, che qui è molto meglio. Ale, Ehi, devi farmi provare a fare almeno qualche metro. Vado pianissimo, vado veramente piano. Io tanto so che se mi devo buttare per terra mi butto dall'altro lato, ma vado talmente piano. Proviamo. va bene. 8. Mi sposto? Ce l'hai il piede a terra? Ok. Tieni la moto te, tiradelle. Io ce l'ho, non mollare il freno. Ora. E la situazione inoltre non smetteva di peggiorare. È caduto, voglio aiutare lui. Merda. Ok, ci sono. Uno vuole andare a prendere la moto. Adesso arriviamo alla strada prima, tranquillo. Poi la recuperiamo. Torniamo, prendiamo la moto e abbiamo tutte e 3 moto sulla strada. Ok. Dai, alla strada ci siamo. Grazie. Oh, grazie, veramente grazie Fede. Dai, grazie compa. Ale, grazie. Bene. Stiamo andando io e Federico a recuperare la moto di Tommaso. Bam!
farsi questa strada in due, ragazzi, mamma mia, oh maronna, vai Fede, tieniti! E adesso recuperiamo l'Africa e poi andiamo subito all'ospedale. Fede, e il paracoppa, le chiavi ce le abbiamo? Le chiavi? Sì. Ah. Moto recuperata, andiamo di nuovo a riprendere Tommaso e l'idea è di farlo andare verso l'ospedale in moto. Sarà dura perché il piede è del cambio, ma Il grosso mi sembra adesso l'unica era opzione possibile. Il grosso era fatto, adesso Tommaso doveva solo stringere ancora un po' i denti ed arrivare fino in ospedale. Stiamo arrivando, ragazzi, dopo mezz'oretta siamo sulla strada per l'ospedale, 3 minuti e siamo arrivati all'ospedale di oggi. Passerete i prossimi 6 mesi a prendermi per il culo. te fai pure il Mi soccorrevate e Alessio mi stavi portando giù con la tua moto. Io ero disperato, mi faceva male, ho detto fai attenzione. Però che ogni tanto sentivo te bastardo. Fai pure il video. Il content, E io ero compa. disperato, Il contenuto. Io ho detto che lo tenevo qui così, poi ogni tanto... Fortunatamente per Tommy si trattava soltanto di una distorsione e per quanto dolorosa nulla di rotto. Purtroppo però per lui il viaggio sarebbe finito qui e quindi dopo un augurio di in bocca al lupo ci separiamo per proseguire io e Federico sulle tracce del nostro giro. Nel prossimo video non mancheranno le sorprese, le belle strade ed uno spettacolare rifugio nei boschi. Ci vediamo alla prossima e state sempre attenti.